Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi voglio parlare di un argomento più leggero del solito, anche se leggero proprio non è, visto che si parla di fondotinta al piombo. Vediamo una delle consuetudini fra le più dannose dell'industria dei cosmetici antica, industria che ha fatto tanti danni a spese di donne e uomini che ovviamente impiegavano i prodotti in modo totalmente ignaro delle conseguenze. Prima di vedere la celebre maschera della regina Elisabetta I, tra l'altro pensate, arrivava ad essere spessa fino a 2 centimetri. Vi ricordo che siamo quasi a Natale e che come regalo potreste farci un bel click sul tasto iscriviti. Non costa nulla e aiuterete il nostro progetto di divulgazione culturale, che per sua natura, in un mondo che apprezza per lo più contenuti leggeri, non riesce a raggiungere un ampio pubblico. E ora, bando ai regali e parliamo di maschere mortifere. Oltre all'applicazione di rimedi di bellezza di dubbia utilità e probabilmente dallo sgradevole odore e al ripararsi dai raggi solari, le dame del Rinascimento erano solite applicare il fondotinta tipico dell'epoca, la biacca. La biacca non era altro che un pigmento bianco costituito da carbone basico di piombo e caratterizzato da alto potere coprente, usato soprattutto in ambito pittorico. Veniva chiamata anche cerussite ed era ampiamente utilizzata nell'antichità come fondotinta sia dagli antichi greci sia dagli antichi egizi. Durante il Rinascimento era tornata di gran moda in base ai dogmatici standard di bellezza dell'epoca e anche grazie al fermento artistico del tempo. La biacca, usata come cosmetico, era di maggiore qualità ed era distinta da quella ad uso pittorico con il nome di ceruso veneziano o spirito di Saturno. Saturno era il dio che veniva associato al piombo. Nonostante fosse pressoché identica a quella usata in pittura, era comunque più pregiata e per questo costosa. La ricetta per crearla consisteva nel miscelare la cerussite con acqua e aceto. In realtà già durante l'epoca romana antica la biacca si preparava sospendendo carbonato basico di piombo su vapori di aceto in un recipiente che veniva ricoperto di letame, vinacce o cortecce di quercia. Il tutto veniva lasciato a fermentare per diverso tempo fino a quando le lamine non risultavano ricoperte da una patina bianca. Questa veniva poi grattata via, lavata e seccata. Se la reazione di formazione della biacca era incompleta, si otteneva un colore grigiastro a causa del metallo. Il problema della biacca risiedeva nella sua scarsa stabilità nel tempo. Invecchiando tendeva a scurire per formazione di ossido di piombo. L'uso della biacca come fondotinta causò più di qualche caso di avvelenamento da piombo, ovviamente, danneggiando la pelle e provocando la caduta dei capelli. Nonostante questo, il suo impiego era talmente diffuso nell'Europa rinascimentale che medici e letterati ne consigliavano l'uso quotidiano, probabilmente per andare moralmente incontro alle richieste delle clienti che volevano avere la pelle bianca. Alcuni dei medici, invece, dalla mente più illuminata e meno interessati ad accontentare la nobile di turno, avevano compreso la gravità dei suoi effetti. Per esempio, Leonardo Fioravanti nel De Capricci Medicinali consigliava di rendere perfetta la pelle optando per una polvere magica da comporre, come dice lui, triturando ceci, gomma di ciregi, fichi secchi, agarico, issopo e chiarterra. A peggiorare gli effetti della biacca nel Rinascimento si aggiungevano le pessime condizioni igieniche in cui versava la popolazione, anche quella più abbiente. Molto spesso, non sempre naturalmente, né uomini né donne si lavavano per evitare di essere contaminati attraverso l'acqua fresca, perché credevano che l'acqua portasse malattie come peste o colera, un residuo della paura della peste nera dei secoli precedenti. Le dame dunque si truccavano pesantemente per nascondere la sporcizia, usando però prodotti che le avvelenavano lentamente. Il trucco non si toglieva la sera, ma si lasciava sul viso anche per una settimana, apportando di tanto in tanto qualche aggiunta per rendere omogenea la maschera. Dopo svariati giorni di letterale impiastricciamento della pelle, lo strato di biacca era tanto spesso e compatto che si doveva ricorrere al mercurio per eliminarlo. Eliminare il piombo con il mercurio. Viene da pensare a cosa succederebbe oggi se si pensasse di fare una cosa del genere. Ovviamente era un suicidio per la salute della pelle e anche per quella della sua utilizzatrice. Ma la storia insegna che spesso le mode sono pericolose e che se bella vuoi apparire, un po' devi soffrire.
Una delle figure storiche femminili a cui venne attribuito un larghissimo abuso della biacca fu Elisabetta I Tudor, regina d'Inghilterra dalla metà del Cinquecento agli inizi del Seicento. Elisabetta fu l'ultima Tudor, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, una sovrana dal carattere forte, da sempre ricordata come la regina vergine, non solo per la sua castità fisica, ma anche per i costumi sempre austeri. L'aspetto di Elisabetta era un chiaro simbolo della moda del tempo, nonostante la regina utilizzasse spessi strati di make-up, soprattutto per mascherare le cicatrici che il vaiolo le aveva lasciato sul volto in giovane età. Per questo si parla della maschera della giovinezza di Elisabetta I, che altro non era che uno spesso strato di biacca bianca al piombo che la regina riapplicava giorno dopo giorno, senza mai eliminarne le tracce. Pare che negli ultimi anni della sua vita questo cerone fosse spesso fino a 2 centimetri. Il piombo deteriora in modo irreversibile la pelle, oltre a causare la perdita dei capelli. Il viso della regina venne negli anni orribilmente corroso da una quantità inimmaginabile di trucco tossico. Elisabetta, la quale era ovviamente all'oscuro della tossicità della sua maschera di bellezza, finì per applicare quantità sempre maggiori di polvere per coprire sia le cicatrici del vaiolo sia quelle causate dal piombo stesso. Per completare il trucco e aumentare il contrasto della pelle bianca, la regina aggiungeva allume sulle guance per renderle rosse e poi utilizzava il fattibello. Il fattibello era il classico rossetto dell'epoca, formulato a base di solfuro di mercurio cristallino oppure di miscela di cocciniglia, allume e gomma arabica. Un altro punto importante del trucco erano i particolari nei che le donne si disegnavano sul viso. Come tutte le dame rinascimentali, anche Elisabetta I esaltava le vene blu sulla fronte, sintomo di pelle bianchissima, resa alta dalla depilazione e dalla perdita dei capelli causata dal piombo, usando una matita di lapislazzuli. Apparentemente l'immagine della regina era tanto repellente che i pittori di corte furono invitati a realizzarne dipinti migliorativi che rendessero giustizia alla virtù della sovrana. Si narra che, a causa della sua maschera della giovinezza e l'abuso della biacca, Elisabetta I morì in preda al delirio. L'avvelenamento da piombo, infatti, provoca sintomi molto simili a quelli descritti dagli storici riguardo le mattane della regina. Sembrerebbe, però, che l'immagine della regina sia giunta ai posteri, descritta in modo un po' troppo grottesco rispetto alla realtà storica. Secondo Helen Hackett e Karen Herne, ricercatrici dell'University College di Londra, saremmo stati tutti ingannati da questa immagine di un'Elisabetta I con il trucco bianco sfatto, i denti neri e la sporca parrucca arancione. Secondo le studiose esisterebbe un colpevole riguardo alla diffamazione dell'immagine della sovrana, Sir Walter Raleigh, un navigatore, poeta e cortigiano di Elisabetta I. Egli fu punito da Elisabetta e rinchiuso nella torre di Londra dopo aver messo incinta una delle damigelle personali della regina, rovinandone la reputazione. Rinchiuso nella sua cella, Raleigh redasse molti testi poco lusinghieri circa l'aspetto della regina, diffondendoli per vie traverse e alimentando le voci terribili giunte fino a noi. Tuttavia, un fondo di verità nelle storie di Raleigh forse c'è. Le ricercatrici inglesi, analizzando diversi dipinti di Elisabetta, hanno comunque confermato l'ipotesi della calvizie e dei denti cariati. La prima dovuta all'avvelenamento da piombo, i secondi dovuti all'abuso di zucchero. Appena sbarcato in Inghilterra, infatti, lo zucchero divenne la nuova droga dei ricchi che letteralmente lo mangiavano in ogni cibo e alla fine finivano per rovinarsi inevitabilmente la propria dentatura. Io per oggi mi fermo qui. Voi nei commenti raccontatemi qualche tipo di cosmetico che conoscete che invece è letale, magari qualcuno che è letale ancora oggi, io non ne conosco tanti, oppure che erano letali nel passato. Fatemelo sapere e poi vediamo se potrà essere l'argomento per un prossimo video. Ciao a tutti!